Facciamo una breve introduzione e diciamo che cos'è una variabile. Una variabile in un programma è un contenitore. Immaginiamo che questo sia un contenitore, una scatola, all'interno del quale, dentro in questa scatola, in questo cassetto, io metto un valore. Un valore che potrebbe essere un numero, quindi immaginiamo che io metta il valore 3 all'interno del mio contenitore, della mia scatola. Io ho inserito il valore 3. Questo contenitore ha un nome, quindi immaginiamo che io assegni un nome al contenitore, alla mia variabile, e in questo caso la chiami età. Quindi età è il nome della mia variabile, che ha un contenitore che contiene un valore, e in questo specifico caso contiene il valore 3. La variabile è anche caratterizzata da un tipo di dato. In questo caso questa variabile avrà un tipo di dato numerico. Diversamente, immaginiamo di avere un'altra variabile che disegno qua, quindi sempre un altro contenitore. Quest'altra variabile invece, a quest'altra variabile do un altro nome. Quest'altra variabile la chiamo classe. Quindi la classe che cosa conterrà? Conterrà la tipologia di classe alla quale lo studente appartiene, e immaginiamo che come dato mettiamo all'interno di classe agraria. Quindi questa variabile contiene il dato agraria. Quindi nella mia variabile il valore che io vado ad inserire è agraria, la tipologia di classe. Vedete che in questa variabile io ho inserito una stringa, in quest'altra invece c'era un numero? Hanno tipi di dato diversi. Età avrà un tipo di dato numerico, invece classe, la variabile classe che contiene il valore agraria, avrà un tipo di dato alfanumerico. Che cosa vogliamo fare invece noi oggi? Perché ci serve introdurre il concetto di variabile di contenitore? Perché voglio fare questo piccolo programmino, voglio stampare, voglio intanto chiedere all'utente che si trova davanti al computer di inserire la classe alla quale lo studente appartiene, per poi stampare il valore di questo, diciamo, di questa variabile che io ho acquisito da tastiera, che mi ha inserito l'utente. Come si fa a fare questo? Si fa in questo modo. Allora, questo è il programmino che noi vogliamo realizzare. In pratica, che cosa fa questo programma? Ci chiede di inserire la classe di appartenenza con un blocco di scrittura, legge la classe alla quale lo studente appartiene e inserisce il valore in una variabile che si chiama classe, e poi visualizza sullo schermo la scritta ciao, io appartengo alla classe, e ci fa vedere la classe specifica alla quale appartiene. Proviamo ad eseguirlo. Quindi se io lo voglio eseguire andrò a cliccare qui sul tasto di esegui, mi esce questa finestra che mi chiede la classe di appartenenza, inserisco agraria e quindi mi viene visualizzata la scritta ciao, io appartengo alla classe agraria, dopo che l'utente ha inserito il valore agraria. Vediamo come questo si fa in Scratch. Per farlo in Scratch apro la mia finestra di Scratch. Allora facciamo un nuovo progetto, quindi creo un nuovo progetto facendo ok, qua creo un nuovo progetto. Ed ecco che, ok, come si fa a questo punto? A questo punto devo chiedere all'utente no, devo innanzitutto partire da situazioni,
ok? E dire che il mio programmino partirà quando cliccherò sulla bandierina verde. Quindi cliccando sulla bandierina verde io avrò parte il mio programma. A questo punto che cosa devo fare? Devo andare su ehm, qua e chiedere su sensori e chiedere, invece di chiedere come ti chiami, chiederò ciao, virgola, a quale classe appartieni? Ok. Questo altro non è che quello che avevamo visto prima, questo, d'accordo? L'istruzione scrivi, inserisci la classe di appartenenza. Io adesso sto chiedendo a quale classe appartieni. Perfetto. Torniamo sul nostro Scratch e quindi a quale classe appartieni? Ok. A questo punto devo chiedere all'utente che si trova davanti al computer di inserire. No, non devo chiedere niente perché automaticamente viene inserito nella variabile risposta, avendo utilizzato questo blocchetto, automaticamente viene inserito nella variabile risposta. E quindi che cosa devo fare? Vado su aspetto e dirò, ecco qua, dirò, invece di dire ciao, in questo caso, andrò a prendere un operatore, l'operatore unione, perché devo dare due informazioni all'utente. Devo dire, intanto gli devo dire ciao, io appartengo alla classe e poi devo dire qua a quale classe appartengo e la classe alla quale appartengo io la trovo nella variabile risposta. Vedete? Inserisco qua la variabile risposta, fleggo perché vedete che qua si è aggiunta la mia variabile e mi dice che il programma utilizzerà questa variabile. Perfetto, allora andiamo a vedere il funzionamento a questo punto. Dobbiamo sempre ricordarci di salvarlo, il nostro programmino, e quindi questo è il nostro secondo programma che usa le variabili e i blocchi, le sequenze. Ok, per vedere il funzionamento clicco sulla bandierina verde. Mi viene chiesto, ciao, a quale classe appartieni? Inserisco agraria e a questo punto mi viene visualizzata la scritta ciao, io appartengo alla classe agraria. Quindi con questo programmino abbiamo usato il blocco situazioni, abbiamo usato i sensori, abbiamo usato le variabili, abbiamo usato il blocco di lettura e scrittura, abbiamo usato anche il blocco di unione per visualizzare sullo schermo l'unione di due stringhe. La prossima volta ci occuperemo di vedere l'istruzione di selezione o istruzione if.